Amici di Solfatara News, anche oggi siamo qui, sospesi tra la calma apparente dei campi flegrei e il borbottio costante della caldera che continua a regalarci segnali tutt'altro che rassicuranti. Ogni giorno torniamo con i nostri droni sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere della Solfatara, perché queste due bocche della Terra parlano, sempre. Sta a noi ascoltarle, misurarle e mostrarle a voi con chiarezza, senza filtri e senza censure. Partiamo dalla fumarola Pisciarelli, diventata ormai una delle voci più instabili e imprevedibili dell'intera area flegrea. La temperatura registrata oggi è di 99,2 gradi centigradi. Mostriamo come sempre il nostro grafico aggiornato e completo di novembre, che tra alti e bassi indica una curva in salita delle temperature. Non è un dato isolato e non è un semplice sbuffo di vapore. Qui parliamo di un sistema idrotermale sotto pressione, che negli ultimi anni ha aumentato potenza, estensione e imprevedibilità. Il suolo continua a deformarsi e i getti di vapore si fanno via via più energetici, segno di un circuito interno che resta agitato e tutt'altro che vicino a una stabilizzazione. Ci spostiamo ora sulla fumarola Bocca Grande, cuore storico della Solfatara. Qui la temperatura registrata è di 179,5 gradi centigradi. Mostriamo anche per la fumarola Bocca Grande il nostro grafico delle temperature registrate fino a fine novembre, che mostra una tendenza graduale in aumento di media. È un valore che non passa inosservato. Quando Bocca Grande si scalda, significa che i fluidi profondi stanno trasferendo più energia verso la superficie. E un sistema che trasferisce energia è un sistema che cambia. Lentamente, silenziosamente, ma cambia. Questi due punti caldi della caldera sono come indicatori vitali di un organismo vivente. Ogni oscillazione, ogni incremento, ogni anomalia è un impulso che ci racconta come respira l'area flegrea, quanto è agitata e quanto potenziale accumula. La deformazione del terreno continua, i microterremoti sono ormai quotidiani e la pressione interna rimane il filo rosso che lega tutti questi fenomeni, come se un gigantesco mantice sotterraneo continuasse a pompare energia verso l'alto. Abbiamo poi verificato la zona del cratere Astroni, una parte spesso trascurata, ma anch'essa parte dell'intero sistema flegreo. Anche lì abbiamo effettuato rilevazioni termiche. Oggi non sono emerse anomalie evidenti, ma in un sistema come questo, vivo, variabile, in tensione, ogni dato, anche normale, va considerato con attenzione. Negli ultimi giorni ha anche fatto rumore mediatico la diffusione di un opuscolo informativo distribuito al personale militare della NATO presente sul territorio, che spiega i comportamenti da tenere in caso di emergenza sismica o vulcanica. È importante sottolineare che documenti del genere vengono periodicamente distribuiti per ragioni di sicurezza, addestramento e prevenzione. Non sono indicatori di una conoscenza privilegiata o di un'allerta segreta, ma piuttosto pratiche di preparazione rivesteute di prudenza. In altre parole, la presenza di opuscoli non equivale a un avviso di imminente incidente, ma ricorda a tutti che vivere in quest'area richiede attenzione e piani di emergenza ben chiari. Ed è proprio su questo contesto che vogliamo aggiungere un approfondimento importante. In questi giorni, molti ci chiedono se tutto ciò che stiamo osservando possa davvero essere ricondotto solo alla normale attività geotermica o se ci sia dell'altro. Gli studi e le rilevazioni più recenti mostrano che l'aumento delle pressioni interne, unito alla crescita costante delle temperature in più punti della caldera, suggerisce un sistema che sta vivendo una fase delicata. Non significa che stia per accadere qualcosa domani, né che siamo di fronte a un evento imminente, ma indica un equilibrio instabile, un equilibrio che negli anni si è assottigliato sempre di più. Quando analizziamo Pisciarelli a quasi 100 gradi e Bocca Grande vicina ai 180, non stiamo leggendo numeri qualunque, sono campanelli di un sistema complesso che si sta muovendo su più livelli. Il calore risale attraverso fratture, i gas aumentano di volume, le rocce si dilatano. E tutto questo avviene sotto una delle aree più densamente abitate d'Europa. Ecco perché noi, ogni giorno, ci torniamo con i droni, con le telecamere, con i sensori, per documentare tutto in modo costante, preciso e indipendente. Questo non è allarmismo,
è monitoraggio. Ed è fondamentale distinguere. Allarmismo è inventare. Monitoraggio è osservare, misurare, documentare e informare. E la realtà, in questo momento, è che la caldera Flegrea sta mostrando una vitalità crescente. Non significa eruzione imminente, ma nemmeno tranquillità. Significa che bisogna guardare, studiare, capire e non sottovalutare nulla. Ogni giorno cerchiamo di raccontarvi quello che accade qui senza addolcire la verità e senza caricarla inutilmente. Le immagini che vedete, i grafici, i dati, sono la fotografia reale di un territorio che da migliaia di anni vive in un equilibrio stretto tra quiete e inquietudine. Ed è nostro compito rendere tutto questo chiaro, leggibile e accessibile a tutti. Continueremo, con la stessa ostinazione che guida la caldera nel suo continuo ribollire, a portarvi aggiornamenti, misure, analisi e immagini dettagliate. Nei prossimi video vi mostreremo anche i confronti con le settimane precedenti, le variazioni improvvise e quelle lente, e vi spiegheremo come interpretare i grafici che vi presentiamo, perché la Terra parla. Sta a noi non voltarle le spalle. E ogni nuova giornata di monitoraggio ci ricorda che conoscere significa proteggersi, informarsi significa prepararsi, e prepararsi significa non farsi trovare impreparati di fronte a un territorio che cambia sempre, anche quando sembra immobile. Restate con noi, diffondete queste informazioni. Fatelo sapere a chi vive in questa zona che vigilanza non è paranoia, è consapevolezza. Grazie per la fiducia, per l'attenzione, per la responsabilità che dimostrate seguendo il nostro lavoro. Ci vediamo al prossimo video e ricordate, sotto la terra ribolle un universo di forze invisibili, ma con i nostri occhi e i nostri strumenti proviamo a renderlo visibile. Un saluto da tutto lo staff di Solfatare News.